Un giorno mentre ero a una conferenza ho incontrato una signora che tra l'altro mi seguiva su YouTube e mi ha detto che lei seguiva un sacco di altri maestri, un sacco di altri insegnanti e che faceva Qigong, Tai Chi, Yoga, Pilates e poi altre pratiche. Ok, mi dice che lei durante la settimana mischiava tantissimi esercizi diversi e faceva 100.000 cose. E poi a un certo punto mi dice, ma sai Alex però, io sono anni che faccio tutte queste cose e ho il diaframma bloccato ancora, sai? Io sento che il mio respiro non fluisce bene. Secondo te come potrei fare? Io ovviamente cosa potevo risponderle? Gli ho detto, guarda, ovviamente, io ho detto, guarda, il problema è che secondo me tu fai troppe cose, ok? Nel senso che questo, ecco, voglio proprio portarti qui, questo è uno dei problemi, dei grandi problemi della nostra società, della nostra epoca. Allora, noi viviamo costantemente, diciamo, circondati da una miriade di informazioni, ok? I social network ovviamente ci hanno aiutato perché hanno ampliato la nostra conoscenza e anche di cose che ovviamente magari prima neanche immaginavamo potessero esistere. Però allo stesso tempo ci opprimono per certi aspetti, perché ci fanno pensare di dover fare poi tutto quello che vediamo. Vedi, uno dei problemi più grandi della nostra società è proprio questo, il pensare di voler fare tutto, tanto e tutto, ok? Quindi quantità piuttosto che qualità. Quindi vedi, il problema di questa persona, di questa signora che ho conosciuto, era che lei voleva fare troppe cose, ok? E facendo troppe cose, e poi il consiglio che do anche a te ovviamente, se ti trovi un po' ad esempio in quello che faceva quella signora, fare troppe cose significa non fare niente, va bene? Quindi se in questo momento vaghi da un insegnamento a un altro, provi un po' di questo, poi fai un po' di quell'altro e già fai 3-4 attività contemporaneamente, c'è Qigong, Tai Chi, come essere yoga e 100.000 cose, ma anche dello stesso Qigong, se tu segui 4-5 insegnamenti diversi, di maestri diversi, non capirai mai nulla e farai molta più fatica a crescere. Vedi, c'è un principio chiave dell'apprendimento, una delle cose che secondo me sono andate un po' perdute, che le persone hanno un po' dimenticato. Allora, quando noi vogliamo imparare qualcosa, ok, noi la prima cosa che dobbiamo fare è trovare la giusta guida, quindi un insegnante, un maestro o chi per lui, e addentrarci all'interno di quella disciplina, di quell'attività, addentrarci rimanendo con quella persona per un lasso di tempo ovviamente necessario per permetterci di acquisire delle solide basi. Ok, cosa significa? Che tu vuoi imparare ad esempio il Qigong, a nulla ti serve frequentare guardare ad esempio i video di 4-5 maestri diversi, provare un po' quell'esercizio, provare un po' quella pratica, provare un po' quella tecnica. Non serve soprattutto se sei in fase di apprendimento e la fase di apprendimento dura comunque qualche anno, ma non serve, sai perché? Perché comunque tu considera che data la stessa attività, le persone, gli insegnanti usano linguaggi diversi perché ogni insegnamento, ogni insegnante utilizza un suo modo di insegnare e di trasmettere la disciplina. Tante volte lo stesso concetto, venendo espresso in maniera differente, diventa difficilmente comprensibile per un principiante che si sta approcciando a quella pratica e quindi la persona è in totale confusione, proprio come quella signora che provava diversi stili di Qigong con diversi maestri, diversi metodi di yoga, diversi metodi di Tai Chi, eccetera, 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 e poi alla fine non aveva ancora nemmeno capito come liberare il suo diaframma e aveva il respiro bloccato, dopo anni che praticava. Quindi questo è il mio consiglio per te oggi. Non lasciarti influenzare da tutte le informazioni che trovi nel web, anche quando vieni su YouTube, non lasciarti distrarre da troppe cose. Allora,
ti devi fare una domanda, perché noi abbiamo bisogno di trovare ordine nella nostra vita, non disordine. Già viviamo nella confusione, appena usciamo di casa è tutto un caos, no? Allora, cerchiamo di fare ordine. Prima di tutto, cosa ti piace fare? Ti piace fare Qigong? Ok, scegli Qigong. Ti piace fare yoga? Scegli yoga. Ti piace fare Pilates, mi viene in mente, qualunque attività. Allora, nel tuo cuore, nel tuo intimo, cos'è che ti appassiona? Cos'è che tu senti che quella è la tua strada, che quella è la tua via? Allora, tu scegli quella, basta. Quindi per qualche tempo dedicati a quella, con anima e corpo, visto che tanto il tempo già per dedicarsi a queste attività è poco, perché doversi disperdere, no? Decidi quell'attività e porta avanti solo quell'attività. Prima cosa. Seconda cosa, di tutti gli insegnanti, di tutti i metodi che hai potuto sperimentare, qual è quello che ti dà più sicurezza? Qual è quello che ti fa dire sì, cavolo, però questa cosa qui, cioè io mi ci ritrovo proprio e mi interessa? Allora scegli quello, ok? Scegli quella strada, basta. Io esattamente quello che ho fatto quando ho capito che il Qigong era la mia strada, era scegliermi un maestro, un mentore, un insegnante, e sono stato con lui per diversi anni. Poi gradualmente ho diversificato il mio apprendimento andando con insegnanti diversi, con maestri diversi e sperimentando metodi diversi che poi mi hanno permesso di creare il mio metodo, che è il metodo Mantis. Ma questo è avvenuto dopo 20 anni ovviamente, quindi non è il tuo caso in questo momento, cioè non è su questo che ti devi focalizzare. Adesso il tuo obiettivo principale è proprio trovare l'attività, prima di tutto, che ti interessa di più, che dal cuore tu senti proprio che è quella che ti ispira di più, l'insegnante che ti dà più sicurezza, che ti mette più a tuo agio, con il quale tu pensi, che dici ok, questa persona secondo me mi può accompagnare e attraverso di lui io posso comprendere, perché poi alla fine l'insegnante, il maestro in generale, è colui che ti permette di ricordare, ok? Ti permette di trovare te stesso o te stessa tramite un insegnamento, ok? E noi sentiamo, ok? Non dobbiamo scegliere come se dovessimo scegliere qualcosa, non so, su Amazon, che stai cercando di comprare un oggetto, ok? Il maestro, l'insegnante è un qualcosa che tu capisci immediatamente che quella persona c'è qualcosa in lui, ok? Dove tu proprio ti ritrovi. Ok, è come se tu vedessi te stesso o te stessa nei suoi occhi. Di solito l'insegnante che noi scegliamo è il riflesso della nostra essenza, del nostro essere, e rappresenta un po' il noi stessi, però una versione più evoluta, ok, potenziata. Diciamo che è come se noi vedessimo la versione di noi stessi a cui noi stiamo aspirando, e quindi scegliamo l'insegnante perché ci motiva e ci ispira a diventare come lui, ma non cercando, ecco, cercando di arrivare a essere come lui in maniera competitiva, ma è proprio perché siamo ispirati da lui o da lei a diventare persone migliori. Ci ricorda, ecco, che noi possiamo diventare migliori, no? Quindi spero di essere stato chiaro. Mi raccomando, se senti che stai disperdendo troppo le tue energie nel fare troppe cose, fermati, scegli una sola attività, scegli un insegnante e basta, e porta avanti questa tua scelta per un determinato lasso di tempo che ti permetta di conseguire dei risultati. Quindi liberare il tuo diaframma, come nel caso della signora, liberarti completamente dalle tensioni. Non è possibile che se uno pratica ancora da anni ha ancora delle tensioni che normalmente si dovrebbero sciogliere dopo solo qualche settimana di pratica, ok? E quindi niente, io come sempre ti auguro il meglio e ricordati, mi raccomando, di farmi sapere ovviamente se questo video ti è stato utile nei commenti.
e iscriviti alla nostra C-News per ricevere regolarmente materiale di valore per coltivare la tua energia vitale e per ritrovare il tuo equilibrio fisico e interiore. Trovi il link per iscriverti alla nostra C-News qua sotto in descrizione. A presto e ci vediamo con il prossimo video.